Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Pillole di Storia, un appuntamento interamente dedicato alla scoperta della città sotterranea. Sì, perché il centro storico di Trento, nel suo sottosuolo a circa 3-4 metri di profondità, conserva le testimonianze storiche e archeologiche di quella che fu l'antica Tridentum, la città fondata dai Romani nel I secolo a.C. Fra le numerose aree archeologiche che troviamo nel centro storico, sicuramente la più importante, la più vasta, è quella che si trova sotto l'attuale Piazza Cesare Battisti e sotto il Teatro Sociale. Andiamo quindi alla scoperta di Tridentum. Le ragioni per cui le evidenze archeologiche dell'antica città romana si trovano oggi al di sotto del livello pavimentale della città moderna dipendono dal fatto che durante i secoli il terreno è cresciuto su se stesso, come hanno ben evidenziato le stratigrafie archeologiche. Ma come si presentava Tridentum ai suoi cittadini e a coloro che vi transitavano? Si trattava di una città di circa 13 ettari, quindi non molto grande, di forma quadrangolare sul modello del castrum romano, circondata dalle mura solo su 3 lati, in quanto quello settentrionale era difeso in modo naturale dal fiume Adige. Le mura erano inoltre intervallate da torri alte 5-6 metri che avevano la funzione di rafforzare la difesa. Le strade interne erano a maglia ortogonale e quindi si incrociavano ad angolo retto. Qui possiamo vedere un tratto di un decumano minore, ossia di una strada che aveva la direttrice est-ovest. Sotto la strada scorreva la fognatura che era dotata in questo punto anche di un tombino di ispezione, come si può vedere. La rete fognaria era tenuta in efficienza con una costante manutenzione ad opera di schiavi e prigionieri. Ai lati della strada il marciapiede era delimitato da una crepidine. In questo settore vediamo la presenza di quella che era una latrina che si trovava all'interno di una casa di abitazione accanto al marciapiede e di cui oggi non esiste naturalmente più l'alzato. Dalla latrina usciva, sempre sotto la pavimentazione, anche il fognolo che andava a collegarsi con la fognatura principale. Mentre qui vediamo i resti di un ambiente che era riscaldato. I pilastrini, il cui termine tecnico è sospensure, servivano a creare una intercapedine sotto la quale veniva fatta circolare l'aria calda prodotta da un prefurnium, ossia da un focolare. Continuando il percorso archeologico, siamo entrati ora in quella che era una domus, ossia una casa signorile. Qui si vede una piccola cucina, accanto ad essa una latrina ed i resti di un atrio che era decorato con un mosaico policromo che rappresentava la figura del dio Oceano. Sempre all'interno della domus ciò che rimane dell'antico triclinium, ossia la sala da pranzo, dove il padrone di casa e i suoi ospiti stavano sdraiati per ore ed ore sui letti triclinari a mangiare lauti pasti ed a conversare. In questo caso il pavimento era decorato con un mosaico a tessere bianche e nere. Parte del mosaico è scomparsa a causa della realizzazione, durante il Medioevo, di un pozzo per l'acqua.
Nel settore più orientale dello spazio archeologico è invece possibile ammirare un autentico pozzo romano realizzato nel I secolo a.C., che però è stato utilizzato per poco tempo, dato che già pochi decenni dopo è stato realizzato l'acquedotto. Molto curiosa, nei pressi del pozzo, la presenza delle impronte di un gatto su una mattonella di terracotta. Andiamo ora a visitare un'altra area archeologica che è denominata la Villa Romana di Orfeo. Il nome del sito deriva dalla presenza di un grande mosaico policromo in cui il leggendario poeta e musicista greco è rappresentato nel momento in cui, suonando la lira, incanta animali e belve feroci. La villa, edificata nel I secolo d.C., si trovava in un'area extramenia, ossia al di fuori della cinta muraria, esattamente in questo punto. L'edificio era dotato di ambienti di prestigio, come la sala di rappresentanza con il mosaico di Orfeo, come una vasca di zona termale, un soggiorno invernale riscaldato, porticati e giardini interni. Nella vetrinetta si trovano una serie di reperti ritrovati in loco, come vasellame, frammenti di affreschi e di statue, oggetti di uso quotidiano e monete. Oltre a quelli che abbiamo visto, la città di Trento offre la possibilità di visitare altri siti archeologici di grande interesse, come ad esempio Porta Veronensis, che si trova in Piazza del Duomo e che era l'ingresso meridionale alla città, oppure l'area archeologica al di sotto di Palazzo Lodron, dove sono stati ritrovati i resti di una caupona, ossia di una bottega vinaria. A questo punto non ci resta che invitarvi a scoprire personalmente questo affascinante mondo segreto.